L'anno è il 1001. L'Atlantico non è un mare, è un predatore. Leif Erikson sta sulla prua di una nave che sembra decisamente troppo piccola per l'orizzonte che cerca di divorare. Sotto i suoi stivali, il ponte del Knar geme. Un grido ritmico di legno che compete con lo schiaffo incessante di onde grigio carbon fossile. L'aria qui non morde soltanto, scolpisce. Trasporta l'odore di ghiaccio antico e salamoia, un odore così freddo da risultare tagliente in fondo alla gola. A est il mondo conosciuto è svanito. La Groenlandia, con i suoi insediamenti precari e i suoi fiordi di gelo, è un ricordo che sfuma nella nebbia. A ovest, solo l'abisso. Guarda le mani di Leif. Sono una mappa di cicatrici, la pelle coriacea e screpolata dagli spruzzi salini. Stringe il timone a remo, sentendo attraverso il legno la vibrazione del Nord Atlantico. Sta cercando un fantasma. Anni fa, un mercante di nome Bjarni Herjolfsson fu spinto fuori rotta dal vento e parlò di una terra a occidente. Una terra di dolci colline e fitte oscure foreste. Bjarni non vi mise mai piede. Era un uomo di commercio, non di destino. Ma Leif è il figlio di Erik il Rosso, un uomo il cui nome stesso è una macchia di sangue e ambizione. L'esplorazione non è una scelta per Leif, è una condanna biologica. Accanto a lui, 35 uomini si accalcano nel mezzo della nave scoperta. Non c'è cabina, non c'è calore. Dormono in sacchi di pelle, inzuppati fino alle ossa, assaporando il sale sulle labbra a ogni respiro. Un uomo, un tedesco di nome Tirker, fissa la nebbia. I suoi occhi sono spalancati, cerchiati dalla rossa stanchezza di settimane in mare. Sta ascoltando. Tra il ruggito del vento c'è un suono nuovo. Non è l'infrangersi delle onde dell'oceano profondo. È il tuono, basso e ritmico, della risacca che colpisce la roccia. La nebbia si dirada per un secondo fuggente, squarciata come un sudario. Eccola. Non è il paradiso lussureggiante dei racconti di Bjarni. Non ancora. Sorgendo dagli spruzzi gelidi appare un muro di pietra piatta e desolata. Enormi ghiacciai siedono sopra gli altipiani come bestie bianche addormentate. Non c'è erba, non c'è suolo, solo un regno di roccia grigia e ghiaccio eterno. Questa è Helluland, la terra delle pietre piatte. Sembra la fine del mondo. Sembra un luogo dove Dio si è ritirato per stare solo. Gli uomini sono in silenzio. I remi restano fermi. Stanno fissando un continente che secondo ogni mappa in Europa non esiste. Si trovano sulla soglia di un segreto che rimarrà sepolto per 1000 anni. Ma mentre il vento urla tra le sartiame, un pensiero più terrificante prende piede. Se questa terra è così vuota e fredda come sembra, perché gli uomini hanno la sensazione di essere osservati? Perché il vento trasporta un suono che non è il mare, ma qualcosa di simile a un tambureggiare ritmico oltre le scogliere? Leif stringe gli occhi. Non torna indietro. Ordina di ammainare la vela. Andranno più a sud, troveranno il verde. O troveranno le loro tombe in una terra che non ha nome. Il grande ignoto non è più un orizzonte, è sotto la loro chiglia. Lo scafo della nave raschia contro qualcosa di sommerso. Una colonna vertebrale di roccia frastagliata e scura, invisibile sotto la schiuma ribollente. La vibrazione fa battere i denti agli uomini. Per un battito di cuore, il mondo si ferma. Se lo scafo si squarcia qui, in queste acque, la morte non è una possibilità, è una certezza immediata. L'ipotermia li reclamerebbe in pochi minuti, con i polmoni che si bloccano, mentre l'Atlantico li trascina nel suo abbraccio a 3 gradi. Ma la quercia regge. La nave scivola via dalla scogliera, gemendo come un animale ferito. Leif Erikson non batte ciglio. Li sta guidando verso sud, lontano dalle scogliere desolate e piatte di Helluland. Il paesaggio sta cambiando, trasformandosi da un regno di ghiaccio in un muro di smeraldo e ombra impenetrabile. Questa è la seconda terra. La chiamano Markland, la terra delle foreste.
Immaginatene la portata. Questi sono uomini provenienti dalla Groenlandia e dall'Islanda, luoghi dove gli alberi sono creature stenterelle e contorte che strisciano al suolo, affamate di calore. Qui il legname si erge come i pilastri di una cattedrale. Grandi, antichi abeti rossi e bianchi affollano la costa, le loro radici bevono l'acqua salata, i loro rami sono pesanti per il carico umido di 1000 anni di crescita incontaminata. L'aria cambia, perde il morso asettico del ghiaccio e assume l'odore pesante e stucchevole della resina di pino, del pacciame in decomposizione e della terra bagnata. È l'odore della vita, una vita aggressiva, travolgente. L'equipaggio fissa la linea degli alberi. Per un norreno il legno è più di un materiale, è sopravvivenza. È il calore nel focolare e lo scafo della nave. Questa foresta è una miniera d'oro. Ma quando il sole inizia a calare, gettando lunghe ombre scheletriche sulle spiagge di sabbia bianca, lo stupore si trasforma in un'inquietudine primordiale. La foresta è troppo silenziosa. Non ci sono uccelli che cantano. C'è solo il vento che filtra tra gli aghi, un suono simile a un lungo espiro collettivo. Tirker, il tedesco, si sporge dal parapetto. È un uomo che conosce le foreste oscure del Reno, ma questa è diversa. Questa è una natura selvaggia che non ha mai sentito il morso di un'ascia di ferro. È un luogo che sembra pieno, anche quando è vuoto. «Guardate!» sussurra uno dei vogatori, indicando il limitare del bosco. Una sagoma si muove. È bassa rispetto al suolo, grigio-argentea, scivola tra i tronchi con una fluidità che sfida il sottobosco aggrovigliato. Un lupo? O qualcosa di più grande? Gli uomini portano le mani alle else delle spade. Sono vichinghi, uomini che hanno razziato le coste dell'Inghilterra e di Parigi, uomini che credono che i loro destini siano tessuti dalle norne prima ancora che nascano. Non temono l'acciaio, non temono gli uomini, ma temono l'ignoto. La spiaggia è ampia, piatta e di una bellezza inquietante. La sabbia è fine, come polvere d'ossa. Leif ordina una spedizione a terra. La piccola imbarcazione viene calata. Quando il legno tocca la sabbia, il suono è come un colpo di pistola nel silenzio. Scendono, i loro stivali affondano nei morbidi granelli bianchi. Sono i primi europei a calpestare questo suolo, eppure non si sentono conquistatori, si sentono intrusi. Le ombre tra gli alberi sembrano sporgersi in avanti. È un barlume di fuoco, quello nel profondo del bosco, o solo un trucco del sole morente? Leif raccoglie una manciata di sabbia. Guarda indietro verso la sua nave, un solitario granello d'ingegno norreno che galleggia in una baia che non ha nome su nessuna mappa della cristianità. Sa che non possono restare qui. Il vero premio, la terra dell'uva e del calore, si sussurra sia ancora più a sud. Ma mentre tornano al Knarr remando, un battito basso e ritmico inizia a echeggiare dal profondo del bosco. Non è il vento, non sono le onde, è il suono di un tamburo. Chi li sta aspettando nell'oscurità? E cosa accadrà quando gli uomini del nord si renderanno conto di non essere gli unici predatori in questo nuovo mondo? Il battito del tamburo sfuma nel ruggito del mare aperto, mentre il Knarr si spinge ancora più a sud. Ma per capire perché questi 35 uomini stiano rischiando l'anima ai confini del mondo, dobbiamo guardare indietro, non all'orizzonte, ma ai focolari della Groenlandia. La storia di Vinland non nasce da un pacifico desiderio di scoperta. Nasce da faide di sangue e da un disperato bisogno di terra. Questa è l'era della casata di Erik il Rosso. Immaginate un uomo con i capelli del colore del ferro arrugginito e un temperamento all'altezza. Erik era un uomo bandito 2 volte, prima dalla Norvegia per alcuni omicidi e poi dall'Islanda per fatti analoghi. Era un uomo che non poteva vivere entro i confini di una mappa o le leggi degli uomini. Quando il mondo finì lo spazio per lui, ne inventò uno nuovo. Lo chiamò Groenlandia, terra verde. L'ultima trovata di marketing per attirare coloni in una landa gelata di fiordi e ghiacciai. Al volgere del millennio, la Groenlandia è una realtà di stenti.
Due insediamenti principali, l'orientale e l'occidentale, si aggrappano alla costa come mitili su una pietra fredda. La vita qui è un calcolo di calorie. Mangi foca, mangi tricheco, vai a caccia di legname portato a riva dalla corrente perché non ci sono foreste per costruire case o navi. I norreni sono una cultura marittima, ma in Groenlandia sono arenati. Sono costruttori di navi senza legno. Entra in scena Leif Erikson. È il secondo figlio, un uomo che vive nella lunga e violenta ombra di suo padre. Ma dove Erik era una tempesta, Leif è un navigatore. Ha viaggiato in Norvegia, si è convertito alla nuova fede del cristianesimo e ha servito alla corte di re Olaf Tryggvason. È un ponte tra il vecchio mondo vichingo delle razzie e il nuovo mondo medievale del commercio e dell'esplorazione. Quando Bjarni Herjolfsson torna agli insediamenti groenlandesi con racconti di una terra boscosa avvistata tra la nebbia, la comunità non vede un miracolo, vede una risorsa, vede legname, vede ferro, vede un modo per sfuggire alla lenta, gelida fame delle loro vite attuali. Leif compra la nave di Bjarni, assume lo stesso equipaggio. È un uomo di metodo, non è interessato a una razzia cieca. Sta pianificando un'impresa coloniale. Chiede persino a suo padre, l'anziano Erik il Rosso, di guidare la spedizione. Il vecchio accetta, ma sulla strada verso la nave il suo cavallo inciampa. Erik cade ferendosi alla gamba. Nella mente norrena questo è un presagio. Non è destino che io debba scoprire altre terre oltre a questa, brontola Erik, ritirandosi nelle ombre della sua sala a Brattalid. Il testimone passa. Leif è ora il comandante. Mentre la nave naviga più a sud, il clima inizia a farsi più mite. Il gelo pungente del mare del Labrador cede il passo a una brezza che sembra dolce. Per la prima volta nella loro vita, questi uomini sentono un calore che non proviene da un fuoco. Trovano un luogo dove un fiume scorre da un lago verso il mare. Con l'alta marea risalgono il fiume con la nave e gettano l'ancora. Scendono in un'erba alta e ondeggiante. Il terreno è soffice. L'acqua è piena di salmoni più grandi di quanti ne abbiano mai visti a Oriente. Ma è ciò che Tyrker trova a cambiare la storia. Tyrker scompare una sera. L'equipaggio va nel panico. Leif è furioso, poiché Tyrker è stato con la sua famiglia fin da quando Leif era bambino. Quando il tedesco finalmente riemerge dalla boscaglia è estatico, farfugliando nella sua lingua madre prima di passare all'antico norreno. Le sue mani sono macchiate di un viola intenso, quasi livido. Ha trovato l'uva. Uva selvatica, ricca di zuccheri, fermentata. Per un uomo del nord, il vino è la bevanda degli dei e dei re. È un miracolo. Leif chiama quella terra Vinland, la terra del vino. Ma mentre iniziano a costruire le loro case lunghe, abbattendo il rigoglioso legname, sono ignari del fatto che la natura selvaggia ha già dei proprietari. Stanno costruendo le loro case nel giardino di una civiltà che si trova lì da migliaia di anni. E i vicini stanno per tornare a casa. Il rintocco dell'ascia di ferro è un suono nuovo in questo mondo. È il suono di 1000 anni di espansione europea condensati in un unico colpo ritmico. Gli uomini di Leif non costruiscono per una stagione, costruiscono per il futuro. Sulla punta settentrionale di Terranova, un luogo che oggi chiamiamo Lanso Meadows, l'equipaggio inizia a scorticare la pelle stessa della terra. Tagliano spesse e pesanti lastre di torba e zolle, impilandole per formare pareti spesse quasi 2 metri. Non stanno costruendo le ariose sale di legno delle saghe, stanno costruendo dei bunker. Hanno bisogno di protezione dal vento che spazza la grande penisola settentrionale, ma cosa più importante, hanno bisogno di una base operativa. Al centro della sala più grande viene scavata una fossa per il fuoco. L'odore della torba che brucia, dolce, terroso e denso, riempie la stanza. All'esterno costruiscono una fucina. Questo è il momento che segna davvero la transizione di un'era. Per i popoli indigeni di questa terra, la pietra e l'osso sono gli strumenti della sopravvivenza, ma i norreni portano il fuoco delle stelle. Trovano il ferro di palude negli acquitrini,
noduli di minerale color ruggine, e lo fondono. Il fumo nero della forgia sale verso il cielo canadese, un segnale di fuoco dell'industrializzazione. Stanno fabbricando chiodi, stanno riparando la loro nave. Si preparano a restare. L'inverno arriva, ma non è l'inverno della Groenlandia. L'erba rimane verde più a lungo. Il bestiame che hanno portato nella stiva della nave pascola su ricco foraggio selvatico. Il vino scorre. Per alcuni mesi Vinland è un paradiso di risorse, ma Leif è un uomo inquieto. Trascorre le sue giornate mappando la linea costiera, spingendo le sue piccole imbarcazioni tra le insenature. Un pomeriggio torna all'insediamento e trova i suoi uomini radunati sulla riva, con le mani sugli occhi per ripararsi dal riflesso dell'acqua. Qualcosa sta arrivando. 9 barche coperte di pelle stanno doppiando il promontorio. Si muovono con una grazia che il pesante Knarr norreno non potrebbe mai imitare. Sono leggere, veloci e silenziose. Gli uomini all'interno non sono i giganti alti e barbuti dell'est, sono più piccoli, con capelli scuri e la pelle del colore del noce lucidato. I norreni li chiamano skreling, un termine spregiativo che significa deboli o gente dalle pelli secche. È un nome nato dall'arroganza, un errore fatale che perseguiterà la colonia. L'incontro è uno studio sulla tensione. I norreni stanno sulla spiaggia, le mani che riposano sui pomelli delle loro spade a lama larga. Le loro cotte di maglia brillano al sole, scaglie di ferro che li fanno sembrare mostri di un altro mondo. I nuovi arrivati si fermano, i loro remi sospesi sull'acqua. Non viene scambiata alcuna parola. Non c'è una lingua comune, solo il linguaggio della postura del corpo e il condiviso istinto umano verso la minaccia. Per ore si limitano a osservarsi a vicenda. È la prima volta che i 2 grandi rami dell'umanità, quello che ha viaggiato verso est attraverso l'Asia e oltre il ponte di terra di Bering, e quello che ha viaggiato verso ovest attraverso l'Atlantico, si guardano negli occhi. Il cerchio del globo si sta chiudendo. Gli Skreling alla fine girano le loro barche e svaniscono di nuovo nella nebbia. Non attaccano, non ancora, ma il silenzio che lasciano dietro di sé è più pesante di quello che esisteva prima. Leif ordina agli uomini di dormire con l'armatura indosso. Conosce la geografia del suo mondo, ma si rende conto di essere un uomo cieco in questo. Nell'oscurità della casa di Zolle, il fuoco si spegne riducendosi in bracci. Fuori, il vento si alza, portando un suono simile al graffiare di unghie contro le pareti di torba. I norreni sono venuti per l'uva e il legno. Non si erano resi conto che in questa terra sono loro a essere cacciati. La pace di Vinland è una cosa fragile e va in frantumi sopra una ciotola di latte. Le testimonianze storiche, la saga dei groenlandesi e la saga di Erik il Rosso divergono nei dettagli ma concordano sull'elemento scatenante, un malinteso catastrofico. I norreni, da sempre pragmatici, tentano il commercio, offrono panni rossi che gli Skreling tengono in grande considerazione e in cambio ricevono mazzi di pellicce grigie, volpe, zibellino e castoro. È un momento di scambi commerciali che avrebbe potuto cambiare la traiettoria di un continente, ma poi si spalanca l'abisso culturale. In un resoconto, un toro norreno, una bestia che i popoli indigeni non hanno mai visto, irrompe dai boschi, muggendo e caricando. Per gli Skreling questo non è un animale da fattoria, è un demone di carne e corna. Si disperdono terrorizzati. In un'altra versione, uno Skreling cerca di afferrare un'arma norrena e il riflesso del vichingo, affinato da secoli di razzie, è istantaneo e letale. La prima goccia di sangue colpisce il suolo di Vinland. Non sarà l'ultima. La ritossione non è una combustione lenta, è un incendio improvviso. Nel giro di pochi giorni l'orizzonte non è più vuoto. È riempito da una grande moltitudine di barche, una marea oscura che fluisce verso le case di Zolle di Lanso Meadows. I norreni si ritirano dietro le loro mura, ma sono in inferiorità numerica. Gli Skreling possiedono un'arma che i vichinghi non hanno mai incontrato,
un grande proiettile simile a una vescica, lanciato da un'asta che colpisce il suolo con uno schianto terrificante e rimbombante. È guerra psicologica. La linea norrena si spezza. Questi sono gli uomini che hanno terrorizzato i re d'Europa. Ora scattano verso la sicurezza delle scogliere, inseguiti da un nemico che si muove come il vento tra la boscaglia. Ma poi la narrazione prende una piega surreale e cupa. Freydis Eriksdottir, sorellastra di Leif e figlia del volubile Erik il Rosso, si fa avanti. Mentre gli uomini le fuggono accanto, urla furiosa. «Perché scappate da tali miserabili? Se avessi un'arma, credo che saprei combattere meglio di chiunque di voi». Non riesce a tenere il passo degli uomini in fuga. Gli Skrelling si avvicinano. Freydis vede un norreno caduto, Thorbrand Snorrason. La sua spada giace accanto a lui. Lei la afferra. Urla un grido di guerra così primordiale, così alieno, che gli Skrelling si pietrificano. Nella loro cosmologia, questa non è una donna, è uno spettro. Si voltano e fuggono verso le loro barche, remando verso la sicurezza della nebbia. La battaglia è vinta, ma la guerra è perduta. Leif e i suoi uomini stanno sull'erba macchiata di sangue, osservando i corpi dei loro compagni. Si rendono conto di una dura, fredda verità. Possiedono l'acciaio superiore, ma non hanno i numeri. Sono a 3000 miglia da casa, una minuscola isola di ferro in un mare di furia dell'età della pietra. Il sogno di una colonia permanente inizia a dissanguarsi. I ricchi chicchi d'uva di Vinland ora hanno il sapore del rame. Si rendono conto che sebbene la terra sia generosa, il prezzo del suo suolo è superiore a quanto possono permettersi di pagare in vite umane. Il nuovo mondo li ha respinti. La partenza non è una fuga improvvisa, è una lenta, amara consapevolezza. I norreni sono un popolo che dà valore al Drengskapr, un codice d'onore e coraggio. Lasciare una terra così ricca di legname e viti sembra un tradimento della loro stessa natura. Ma la geografia di Vinland è una trappola. Ogni giorno l'orizzonte viene sorvegliato. Ogni fruscio nell'alta segale selvatica è una potenziale freccia. La tensione è un peso fisico, più pesante della maglia di ferro che ora indossano dall'alba al tramonto. Leif Erikson sosta accanto alla forgia per l'ultima volta. Il fuoco è freddo, la cenere è grigia. Hanno raccolto ciò per cui erano venuti. Le stive delle navi scoppiano di legni duri, nodi di acero occhiolinato e uva essiccata. È un riscatto da re in Groenlandia, ma qui sembrano le spoglie di un esercito in ritirata. Smantellano i capanni più piccoli, lasciano in piedi le grandi case di zolle, le loro pesanti intelaiature di legno e le spesse pareti di torba come monumento a una colonia sopravvissuta solo per una manciata di inverni. Forse credevano che questo fosse solo un ritiro temporaneo per radunare più uomini, più spade, più protezione dal dio della nuova fede. Ma mentre il Knarr prende il vento e si allontana dalla grande penisola settentrionale, la linea costiera del Nord America inizia a dissolversi nella nebbia atlantica. Per gli uomini sul ponte, il silenzio dell'oceano è quasi un sollievo. Il tambureggiare ritmico e le grida lancinanti degli Skrelling svaniscono, sostituiti dalla familiare, solitaria canzone della Via delle Balene. Si lasciano alle spalle più di semplici case vuote. Nel terreno di Lanso Meadows abbandonano i frammenti scartati delle loro vite, una spilla cerchiata in bronzo, una lampada di pietra e le scorie di ferro della loro forgia. Questi minuscoli frammenti attenderanno nella terra oscura per quasi 1000 anni, unici testimoni di una storia che il resto del mondo liquiderà come un mito. I viaggi non si interrompono immediatamente. Per i decenni successivi, alcune navi si spingono ancora fuori dalla Groenlandia, disperate alla ricerca del legname di Markland. Se ne trova menzione negli annali islandesi, brevi voci scheletriche su navi spinte fuori rotta o spedizioni verso le terre occidentali. Ma la grande visione di Vinland, la colonia permanente, il nuovo regno norreno, muore con la generazione di Leif. In Groenlandia il clima inizia a cambiare. Il periodo caldo medievale sta sfumando nella piccola era glaciale.
Il ghiaccio marino si spessisce, soffocando le rotte commerciali verso l'Europa. Gli insediamenti norreni iniziano un lungo, agonizzante declino verso l'estinzione. Diventano un popolo intrappolato tra una casa ghiacciata e un paradiso ostile che non sono riusciti a conquistare. La foresta del Nuovo Mondo inizia a reclamare le case di zolle. Le radici trovano le fessure nella torba. Le pesanti travi di legno finiscono per marcire e crollare sotto il peso della neve canadese. I sentieri percorsi dai vichinghi vengono ricoperti dalla stessa boscaglia che nascondeva i loro nemici. L'Europa volge le spalle all'Occidente, dimentica le saghe della terra del vino, si concentra sulle crociate, la peste nera e l'ascesa delle cattedrali. La mappa del mondo si restringe, tornando ai suoi vecchi, rassicuranti confini. La storia di Vinland non finisce con un naufragio o una battaglia finale. Finisce con un lento, gelido silenzio. Per quasi 500 anni, il ricordo del viaggio di Leif Erikson è stato preservato solo nelle bocche dei poeti e nelle pergamene delle saghe islandesi. Per il resto d'Europa, il Nuovo Mondo era un fantasma. Quando Cristoforo Colombo salpò nel 1492, credeva di essere diretto verso le Indie. Non aveva idea che un piccolo gruppo di uomini del nord avesse già costruito case, forgiato ferro e sepolto i propri morti nel suolo di un continente che giaceva sul suo cammino. Ma la storia è una cosa persistente. Negli anni 60 gli archeologi Helge e Anne Stine Ingstad seguirono gli indizi delle saghe fino a un piccolo villaggio di pescatori a Terranova. Lì, sotto i tumuli erbosi di Lanso Meadows, trovarono la verità. I rivetti di ferro, la fucina in stile norreno e la spilla di bronzo che provavano, oltre ogni ombra di dubbio, che i vichinghi erano stati lì per primi. Qual è la morale di questo cupo documentario? È una riflessione sulla fragilità dell'ambizione umana. I norreni avevano la tecnologia, il coraggio e la spinta per conquistare, ma mancava loro l'unica cosa che costruisce davvero gli imperi: un ponte verso le persone che erano già lì. La loro arroganza, il loro disprezzo per gli Skrailing, ha trasformato una terra di abbondanza in un teatro di guerra. Hanno trattato il Nuovo Mondo come una risorsa da depredare, piuttosto che come una casa da condividere. Oggi guardiamo le rovine di Vinland e vediamo uno specchio della nostra stessa natura. Come i norreni, siamo una specie di esploratori, sempre alla ricerca della prossima Helluland, della prossima Markland, della prossima frontiera. Guardiamo verso le stelle ora, proprio come Leif guardava verso l'orizzonte, chiedendoci se troveremo prede o lupi nell'oscurità. I vichinghi ci hanno insegnato che la scoperta non è la stessa cosa della sopravvivenza. Trovare un nuovo mondo è un'impresa di navigazione. Viverci è un'impresa di carattere. Mentre il vento urla oggi sulle rovine di zolle di Terranova, trasporta un avvertimento senza tempo. La terra non appartiene a coloro che semplicemente vi approdano. Appartiene a coloro che sanno vivere in armonia con le sue ombre. I norreni erano i maestri del mare, ma furono sconfitti dalla distanza, non dalle miglia fisiche, ma dal divario culturale e spirituale che non riuscirono a colmare. Vinland rimane una storia di fantasmi fatta di "e se". E se i norreni avessero commerciato onestamente? E se fossero rimasti? La mappa del mondo moderno potrebbe essere stata scritta in rune piuttosto che in caratteri latini. Invece, ci hanno lasciato un'immagine ossessionante, una nave solitaria, carica di legname, che si allontana da un continente che avrebbe potuto possedere, lasciandosi alle spalle nient'altro che il freddo, ritmico suono dell'Atlantico che si infrange sulla riva. Gli uomini del nord se ne sono andati. Ma quel battito di tamburo nei boschi, quello non si è mai fermato davvero.